Bella a tutti Gabbers e benvenuti in questo nuovo video. Pensavate di sentire il drop, eh? No. Alla fine. Dato che su questo canale abbiamo parlato spesso di hardcore e in particolar modo di uptempo, oggi le cose cambieranno. Infatti oggi parleremo di due grandissimi artisti raw style, i Riot Shift. Tra le principali caratteristiche di questo duo raw style tedesco ci sono influenze metal e kick molto ricercati e innovativi. Tra i pezzi più famosi troviamo Dark Matter e Laser Beams. Ma cosa ridi? Ma cosa ridi? Laser Beats. Fagioli laser. Vediamo se queste battute di merda le fai anche adesso, eh? Vediamo. Ma come al solito non perdiamoci in chiacchiere e vediamo come ho realizzato questa traccia in stile Riot Shift. Iniziamo quindi con il primo step, il break. Ma voi per caso l'avete visto? Perché io non lo trovo. Non lo trovo. Non c'è da nessuna parte. Come abbiamo detto prima, nelle tracce di Riot Shift abbiamo delle influenze heavy metal. Infatti quello che troviamo nella prima parte del break è proprio questo. Abbiamo un vocal metal, For truth, fool and truth. For truth, fool and truth. delle chitarre scritte su 2 ottave diverse, tutte e due realizzate con questa libreria di Kontakt, che insieme suonano così. Sento già il metallo scorrermi dentro le vene. Ma dopo aver visto le voci e le chitarre, manca uno strumento, la batteria. Ma per questo abbiamo un ospite speciale. Abbiamo qui con noi Giorgio Battery. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Yeah! Guarda, sarei tentato a darti 2 colpi, anche a te. No, non in quel senso, per l'amor del cielo, con questa cazzo di pistola. Ma è meglio di no. Andiamo ad utilizzare un loop, vai, che è meglio. Gentilmente offerto da Splice, abbiamo invece questo loop di batteria. Per dare poi un po' più di atmosfera abbiamo 2 layer di pad su 2 ottave diverse. Questo è quello all'ottava più alta. E questo è quello all'ottava più bassa. E tutte e due insieme suonano così. Abbiamo poi questo violino per creare tensione con una per creare un po' di tensione invece abbiamo questo violino con un'automazione di volume per renderlo più interessante. Abbiamo poi la melodia principale filtrata per anticiparla nella seconda parte del break. E infine degli effetti. E adesso possiamo passare al secondo step, con la seconda parte del break. Aia cazzo! Dio buono! Sì, dico a te, vuoi stare attento quando monti video per cortesia? Ops, scusa, errore mio. Grazie mille. Nella seconda parte del break abbiamo la nostra melodia principale. Dove abbiamo il top lead che è formato da 3 layer su 3 ottave differenti. E tutti insieme suonano così.
Come accompagnamento poi troviamo altri 2 lead che hanno il ritmo della melodia principale ma che seguono la linea di basso. Tutti e 2 questi layer suonano ad ottave molto basse, questo per ottenere un effetto molto cupo e crunchy. Per rendere poi la melodia principale un po' più interessante, abbiamo connesso tutti i top lead e i lead d'accompagnamento a un'automazione del pitch, in questo modo. Per rendere poi tutto molto più fat e aggressivo abbiamo il nostro Crispy Mac Bass che abbiamo realizzato in questo modo. Prendendo un Crispy Mac Bacon, lanciandolo in aria, aspettando qualche secondo e riprendendolo al volo. Ecco qua. Comunque, a parte le cazzate, l'ho realizzato con un layer di serum. Questo Reese Bass è così crispy che quasi me lo metto nell'hamburger la prossima volta al posto del bacon. Per dare poi un po' più di spazio e ambiente abbiamo un violino e una viola che suonano gli stessi accordi dei pad che abbiamo visto prima. Ed insieme dopo i violini poi troviamo un kick che ovviamente è stato inserito in sidechain con il basso. Questo per evitare che le basse del kick si sovrappongano a quelle del basso. Infine come transizione troviamo poi un vocal. Possiamo quindi passare al terzo step, con il build up, dove troviamo una ripetizione della melodia principale filtrata. Troviamo poi un kick riverberato, che sarà poi il primo kick durante il drop. Poi il basso, che suona la prima nota della progressione. Idem con patatine fritte, ketchup e maionese per il violino e la viola, che suonano il primo accordo della progressione. Troviamo poi un ride e uno snare. Troviamo poi il solito vocal che abbiamo sentito prima, registrato da una persona che probabilmente si è alzata male la mattina ed è molto incazzata. Truth, for truth, fool. I'm going dead! Sì, decisamente, è leggermente arrabbiato. Infine concludiamo il tutto con dei riser. Nel fake drop invece non troviamo, c'è niente nel fake drop, basta, finito, ciao. Nel fake drop invece non troviamo niente di particolare. Abbiamo un reverbero in reverse, dei ritagli della melodia principale e un crash. Questa automazione che vedete serve soltanto a mutare il reverbero della melodia principale quando ascoltiamo il reverbero in reverse e prima del drop, per dare molto più impatto. Infine nel drop troviamo questo vocal molto cupo. E ora che ci penso sembra quasi un leone che sbuffa. Adesso però passiamo allo step 4. 4, 4, 4, 4. In questo quarto step ascolteremo qualche bel cassone ignorante. Era proprio questo quello che volevamo e che stavamo cercando da tutto il video. In questo primo drop troviamo 5 kick,
Come potevamo non mettere dei laser kick? Stiamo parlando di raio shift, ragazzi. Condiamo poi il tutto con uno screech realizzato col Silent. E tra un cambio di cassa e l'altro invece troviamo dei ritagli della melodia principale. E adesso che siamo quasi alla fine possiamo passare allo step 5. Dio santo. Devo stare attento con questo affare. Meglio se lo lascio qui. Quest'ultima parte della traccia non è altro che una versione riarrangiata della prima parte. Infatti in questo break di diverso troviamo soltanto la cassa all'inizio. Mentre il build up invece è una versione più corta di quella che abbiamo visto prima e in più abbiamo un violino per creare tensione. Nell'ultimo drop invece troviamo la cassa insieme alla melodia principale e dei cori, che ho registrato personalmente. E come capirebbe anche una scimmia ubriaca, ho detto una cazzata. Infatti mi sono affidato al buon vecchio Contact. Sì, mia nonna con le ruote di gomma. Adesso che siamo arrivati vivi fino alla fine, possiamo passare ad ascoltare il risultato finale. Siamo quindi giunti alla fine di questo nuovo video. Mi raccomando, seguitemi su tutti i miei social, soprattutto Instagram, dove faccio un sacco di sondaggi, domande e tante cose. E non vorrete mica dire di no a uno con la pistola, vero? Finta, oltretutto finta. Adesso non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima, Gabbers.